Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia abbastanza particolare, non così frequente, nella mia carriera mi è capitato però di vederla qualche volta. Sto parlando della gastroenterite emorragica, o meglio è stata ora modificata in sindrome della diarrea emorragica nel cane. Una patologia che colpisce soprattutto i cani di razza di piccola taglia, soprattutto Yorkshire, Pinscher Nano, Maltese. E fondamentalmente da questa sintomatologia, fondamentalmente di vomito con tanto sangue e diarrea con tanto sangue, quindi fondamentalmente è una patologia che spaventa tantissimo i proprietari e quindi fondamentalmente faccio questo video per cercare di spiegarvi che cosa tecnicamente la causa, cosa si pensa che la causi e come fondamentalmente si gestisce. Allora, prima di iniziare questo ovviamente video, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto. In questo canale si parla fondamentalmente delle patologie in maniera semplice per cercare di spiegare ai proprietari che cosa il vostro cane ha o il gatto ha nel caso in cui è stata diagnosticata una di queste patologie. Inoltre cerco sempre di darvi dei consigli nel caso possa ovviamente durante il video e vi ricordo sempre che se volete supportare il progetto di mettere mi piace al video perché così può essere visto da più persone. Allora, partiamo subito dicendo che si pensa che questo tipo di problema sia causato da un batterio, il Clostridium perfringens, che è un batterio fondamentalmente che di solito colonizza l'intestino. Infatti una volta si chiamava gastroenterite emorragica, ma è stato modificato il nome in sindrome della diarrea emorragica del cane perché fondamentalmente il problema è a livello intestinale. Di solito questi cani si presentano che improvvisamente cominciano a vomitare sangue, ematemesi, quindi vomito con sangue, un sangue rosso vivo, che spaventa tantissimo il proprietario perché chiaramente in diagnosi differenziale abbiamo le coagulopatie, anche gli avvelenamenti da rodenticidi, anche se generalmente di solito danno più tosse con sangue piuttosto che vomito con sangue, e poi diarrea emorragica che chiaramente spaventa tantissimo, ripeto, i proprietari perché vedono questi cani defecare fondamentalmente sangue, quindi si spaventano tantissimo, anche qui in diagnosi differenziale le varie coagulopatie e chiaramente gli avvelenamenti con anticoagulanti oppure patologie anche virali come la parvovirosi può dare anche la leptospirosi può dare gastroenterite emorragica. In questo caso i casi che ho visto io era un barboncino, se non mi sbaglio, che fondamentalmente era stato portato con vomito e diarrea con sangue. Fondamentalmente, ripeto, si pensa che sia questo batterio, probabilmente qualche tossina prodotta da questo batterio che crea questo tipo di sintomatologia. Generalmente si gestisce con una fluidoterapia aggressiva per evitare fondamentalmente la CID, cioè la disseminazione intravasale disseminata, che poi chiaramente può provocare la morte dell'animale. Gli antibiotici non si sa se funzionano bene, vengono un po' adesso sconsigliati, nonostante si pensi che sia un batterio poi che crei questo tipo di problematica. Diciamo che il problema maggiore è l'emoconcentrazione che si ha in questi cani ed è il motivo per cui si deve fare la fluidoterapia per cercare chiaramente di evitare l'emoconcentrazione e la CID, la DIC. Per quanto invece riguarda fondamentalmente gli esami del sangue, di solito abbiamo un emocromo molto elevato con delle proteine normali e fondamentalmente non abbiamo grandi alterazioni ed è una patologia che, ripeto, non è grave se si interviene subito, invece se si lascia chiaramente vomitare, avere diarrea con sangue questi cani e non si interviene, sicuramente la gravità poi ovviamente è elevata e può provocare anche la morte, mi raccomando. Quindi se vedete comunque questi sintomi è importante chiamare il vostro medico veterinario e far visitare il cane, ripeto, perché ripeto, in diagnosi differenziale abbiamo comunque una serie di patologie che invece sono
estremamente importanti da gestire nell'immediatezza, come per esempio le coagulopatie, gli avvelenamenti da dicumarinici, fondamentalmente le varie patologie virali come gastroenterite emorragica, parvovirus o o da leptospirosi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti.